Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, o per i più esperti anche Luna e Venere in pesci. Andiamo a vedere come sarà questo mese di settembre 2025. E lo facciamo attraverso una bella croce celtica dove vedremo tutte le dinamiche che intercorrono per te in questo mese, analizzando tutti i settori: lavoro, finanze, famiglia, relazioni, amore, salute, psiche, corpo, anima, tenendo conto dei transiti principali per te in questo mese, dove abbiamo, me li sono iscritti qui. Allora, abbiamo il Sole in Vergine, quindi opposizione a te, Luna piena in Pesci il 7 settembre, poi abbiamo la Venere in Leone, poi passa alla Vergine, Giove in Cancro che ti è favorevole, Saturno in Pesci, abbiamo diversi pianeti in Pesci, dove avrai consolidamento, scritto e revisione delle strutture emotive e spirituali, poi Urano in Gemelli che ti stimola dei cambiamenti nelle comunicazioni emotive, no? E dei pensieri. Ok, tenendo conto degli aspetti principali, andiamo a farci la nostra lettura di tarocchi. E alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Allora, pesci, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Pesci, settembre 2025. Prima carta, come entriamo nel mese, situazione attuale. Poi, la sfida o l'ostacolo principale, le radici della situazione, il subconscio, cosa è accaduto nel mese di agosto, primi 15 giorni del mese di settembre, seconda parte del mese di settembre, dal 15 in poi, il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure e il risultato finale di settembre. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Settembre 2025, pesci, cosa accadrà? Allora, andiamo a vedere come entriamo nel mese. Con il carro, con una bellissima energia di determinazione. Qua vedo energia di forza per te, determinazione, controllo, cioè tu inizi settembre con la voglia di avanzare, di dirigere la tua vita con chiarezza, con coraggio. Qua vedo un forte desiderio di vincere le sfide, di muoversi verso un obiettivo preciso, ma senza perdere la sensibilità, ok? Un'energia bellissima di partenza. Ok, vediamo qual è la sfida ostacolo principale per te in questo mese. Ah, l'asso di coppe. Allora, io vedo che il tuo cuore vuole aprirsi a qualcosa di nuovo, però c'è una sfida, cioè lasciarsi andare senza paura. Questo è un invito a vivere l'amore e le emozioni in modo puro, senza trattenersi. Questo magari ti può spaventare un po' in questo mese. Ma continuiamo. Allora, cosa c'è alla base? C'è un fondamento spirituale alla base. Qua c'è alla base un fondamento spirituale, saggio. È possibile che nelle scelte recenti o nelle tue situazioni di vita ci sia stata una guida o un insegnamento. Tu abbia preso un certo insegnamento nelle situazioni della vita, no? Recentemente. E in te c'è anche la ricerca di una stabilità spirituale, ok? Vediamo cosa è successo nel mese di agosto, le settimane precedenti. Un po' di indecisione. Ad agosto, nelle settimane precedenti, vedo indecisione, bilanciamento tra testa e cuore, no? Vedo delle situazioni in sospeso nel mese precedente, dei dubbi da risolvere, forse una certa difficoltà a scegliere tra due possibilità importanti, no? Di qualsiasi natura, un po' di dubbio su questo.
Ok, ma vediamo adesso, andiamo ancora più nello specifico come sarà la prima parte del mese fino al 14-15 settembre. Bellissimo, abbiamo il re di bastoni. Qua vedo un'energia creativa, coraggiosa, con leadership, determinazione, cioè la prima parte del mese è il momento in cui tu prenderai iniziative. Tu metterai in pratica dei progetti oppure delle decisioni importanti, metterai in pratica. Qua vedo un'energia di fiducia e azione che vive in te. Sei sorretta o sorretto da un insegnamento spirituale importante. Ti vedo leader, ok? Vediamo nella seconda parte di settembre. Bello, paggio di denari. Dal 15 in poi arriva qua, ci sono delle opportunità da cogliere. Anche se con lentezza e pazienza, da 15 in poi delle opportunità da cogliere. Vedo che arriva curiosità, attenzione ai dettagli, forse studio di qualcosa, praticità, pianificazione, e queste opportunità concrete da cogliere portano questo eco qui. Ok, vediamo qual è il tuo approccio. Bellissimo, paggio di coppe qua c'è. Il tuo cuore vedo che resta aperto, sei curiosa, curioso, delicato. Vedo la tua energia è un'energia giovane, un'energia romantica, un'energia pronta a nuove emozioni pronta a esperienze affettive, con gentilezza, con cautela. Una bellissima energia poetica c'hai, romantica, artistica, ok? Ok, ma procediamo. Le influenze esterne. Boom, boom, boom. La ruota porta eventi improvvisi, tutto cambia molto velocemente, cioè gli eventi esterni della tua vita cambiano molto rapidamente. Ci possono essere dei colpi di scena, delle opportunità improvvise, delle situazioni che possono sembrare casuali, non lo sono, perché portano a un'evoluzione inevitabile. Molto veloce tutto l'esterno, però ti vedo aperta o aperto, è un ottimo approccio. Quali sono le tue speranze o le tue paure? Ci picchia. Paura di perdere la stabilità. La torre. Tu hai paura di perdere stabilità. Hai paura di questi cambiamenti così veloci esterni a te. Però se tutto arriva c'è una ragione, no? C'è sempre una causa, scusami, c'è sempre un fine degli eventi che sono enti, entità, spiriti, come ci insegnano gli antichi, no? E qua con la torre hai paura di vivere un crollo emotivo, però hai anche la speranza di liberarti da vecchi schemi e di costruire qualcosa di nuovo. Cioè, tutto ciò che di cui abbiamo paura, fondamentalmente lo vogliamo. Ok? È sempre, siamo nella dualità, quindi ogni medaglia ha due facce, no? Noi dobbiamo integrarle queste due facce. Quindi qua c'è una paura di perdere la stabilità, di cambiare troppo velocemente. Però hai anche speranza, non mi piace la parola speranza, lo utilizziamo per intenderci, no? C'è anche fede di liberarsi da vecchi schemi. Sì. Vediamo qual è il risultato finale di settembre. Bello, bellissimo, cavallo di coppe. Chiudiamo il mese con molto romanticismo, chiudiamo il mese con degli incontri significativi, offerte d'amore, qualcuno ti offre amore, o più persone ti offrono amore, ci sono dei gesti intensi, gentili. Chiudiamo il mese con un'energia poetica e affettiva, che è pronta a portare qualcosa di molto emozionante nella tua vita in questo mese. Sì, è una stesa molto bella, ti devo dire la verità, molto bella. Questo mese per te è un mese di equilibrio tra azione e cuore, cioè inizia con forte determinazione, perché ti vedo affrontare delle sfide emotive, e poi porta a nuove aperture affettive. Qua vedo che ci saranno opportunità improvvise, piccoli colpi di scena e la necessità di lasciarsi guidare dall'intuizione e dall'emozione. Il cuore in questo mese sarà protagonista, pronto a nuove connessioni oppure a rinnovare quelle già esistenti. Ok? Sì. Adesso ti faccio un'analisi di ogni settore. Allora, partiamo dal lavoro e dalla carriera.
Qua abbiamo come energia generale sul lavoro e sulla carriera il carro e il re di bastoni, che indicano un mese in cui tu puoi prendere in mano situazioni professionali con molta sicurezza e determinazione. Qua ti vedo con la voglia di muoverti, avanzare, dimostrare le tue competenze. L'unico ostacolo sempre nel lavoro e nella carriera è l'asso di coppe, che ti suggerisce che le emozioni o desideri personali potrebbero interferire. Quindi attenta o attento a non far prevalere il cuore su decisioni strategiche. Lo dico in questo modo per intenderci, il cuore va sempre messo davanti a qualsiasi tipo di decisione, però per intenderci non far prevalere il vittimismo delle tue emozioni davanti alle scelte del cuore. Sempre nel lavoro e nella carriera, le influenze esterne, abbiamo la ruota della fortuna che mi parla di cambiamenti improvvisi o delle opportunità inattese nel lavoro e nella carriera. Dei progetti che sembrano bloccati si sbloccano, oppure arrivano delle nuove collaborazioni. Va bene? Nella finanza e nell'economia, qua c'è l'energia del paggio di denari nella seconda metà del mese che indica attenzione e pianificazione, cioè settembre è buono per gestire le risorse con cura, valutare investimenti o piccole opportunità concrete. La sfida è non farsi prendere dall'impulso emotivo di fare spese grandi, no. Soprattutto con la Venere ancora in Leone fino al 19, che potrebbe stimolarti dei desideri di lusso oppure di piacere immediato. Attenzione a questo. Il risultato qua sarà una stabilità raggiungibile se si mantengono disciplina e lungimiranza, mi dicono, ok? Ok, per quanto riguarda invece la famiglia, le relazioni, gli amici, come energia generale, qua per esempio nel 2 di spade nel passato recente e il Papa nelle radici, qua mi dicono, suggeriscono dei momenti di equilibrio da trovare e dei dialoghi basati su dei valori e su delle tradizioni. Qua io vedo che nella prima metà del mese, sempre per quanto riguarda l'aspetto famiglia, relazioni, amici, il re di bastoni porta un'iniziativa, presenza decisa nella famiglia o nei rapporti importanti, leadership gentile ma efficace. Nella seconda parte del mese, il paggio di denari, il paggio di coppe qua, vedo che ti apri a relazioni più morbide, più affettuose, piccole sorprese, gesti gentili. La ruota della fortuna qua può portare a degli incontri inattesi oppure a sviluppi imprevisti nei rapporti sociali. Ok? A livello di salute, psiche, corpo e anima, la torre nelle tue speranze e nelle paure qua indica delle tensioni interne, dei possibili momenti di crisi o di rivelazioni improvvise che avrai, ma necessarie per la crescita e la consapevolezza. Il tuo approccio personale, il paggio di coppe e il cavaliere di coppe qui ti suggeriscono un cuore molto sensibile e aperto. Il tuo cuore è pronto a gestire le emozioni e le intuizioni. A livello di salute ti dico di tenere un po' sotto controllo lo stress e la stanchezza, in particolare attorno alla luna piena del 7 settembre, che è nel tuo segno, cioè momenti di picchi emotivi e fisici avrai molto forti. Per quanto riguarda l'amore, adesso lo approfondiamo, ma a livello generale vedo già che settembre porta proprio il cuore in primo piano, no? L'asso di coppe indica delle nuove aperture emotive e il cavaliere di coppe qua a fine mese mi conferma dei gesti romantici, degli incontri significativi oppure la ripresa di sentimenti profondi. Poi abbiamo Venere in Leone fino al 19 che accentua la passione, il desiderio, gli incontri con persone creative o carismatiche, eccole. E poi Venere in Vergine dal 19 in poi porta attenzione ai dettagli, cura dei rapporti, senso pratico nell'amore. Poi abbiamo per te anche Saturno in Pesci, questa profondità emotiva che si rivelerà in te, questo impegno anche a lungo termine, però porta anche un po' di autocritica e prova di responsabilità nei legami. Poi abbiamo il Sole che è opposto
al tuo segno è in Vergine, no? È possibile che ci sarà la necessità di equilibrio tra autonomia e relazione. Quindi ti dice questo aspetto planetario: non sacrificare troppo te stessa o te stesso, ok? Ok, penso di aver detto tutto. Di qua passiamo nello specifico sull'amore. Vediamo. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci, l'amore del mese di settembre 2025? La temperanza, il 6 di coppe, wow, asso di spade. Per molti di voi ci sono delle riconciliazioni con delle persone che conoscete bene, o comunque ti vedo con un'energia bellissima di equilibrio con le emozioni del tuo passato, avendo perfettamente chiarezza, prendendo delle decisioni sulla base di sentimenti ben stabiliti, ben integrati, anche situazioni del passato che donano chiarezza. Asso di spade mi parla di comunicazioni, nuovi inizi in amore a partire da un cuore dolce, sensibile e da un equilibrio che hai portato all'interno di te. E proprio l'amore, come ti ho detto prima, è al centro del mese di settembre. L'amore è proprio inteso come pacificazione, no, delle tue emozioni. Vedo nuovi inizi, comunicazioni con l'asso di spade. Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese, l'energia della persona o delle persone, insomma l'energia dell'amore che ti viene incontro. Chi è questa persona? 6 di spade, una persona che ha vissuto dei momenti di difficoltà, che va piano piano, poco a poco. Infatti c'è il 10 di spade, momenti, è una persona che ha sofferto una chiusura, una rottura forte qua. E il mondo, qua vedo una persona che sta completando la chiusura di un ciclo karmico molto doloroso. Può essere una persona che viene da fuori, da lontano per alcune di voi, è una persona che ha vissuto o sta vivendo un momento di crisi e vede in te la luce, vede in te la luce, o comunque di crisi, la fine di una crisi esistenziale sta vivendo questa persona, che tu la conosca o meno, Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. 2 di bastoni, nuovo cammino, il giudizio, rinascita. Guarda, c'è una rinascita dell'amore per te, una chiamata o anche un ritorno alla pacificazione con qualcuno. Sì, vedo questo. E poi è importante dirti che vedo proprio una combinazione di equilibrio, nostalgia e chiarezza mentale. Cioè per te qua io vedo che la temperanza indica proprio una fase di armonizzazione dei tuoi sentimenti, la voglia di equilibrio tra il dare e ricevere, senza urti emotivi, no? E qua vedo che il 6 di coppe porta ricordi, connessioni passate, o anche un senso di dolcezza verso qualcuno che fa parte della tua storia emotiva. E l'asso di spade qua è il segnale che le cose stanno diventando chiare, hai idee chiare, verità, decisioni importanti emergono, ok? Cioè tu senti che il tuo cuore è aperto, ma hai anche la necessità di fare chiarezza e capire cosa i tuoi sentimenti vogliono davvero. Quindi poi abbiamo questa persona che ti viene incontro, una persona che porta cambiamento e rinascita in sé, anche profondità, chiusura di vecchi schemi, apertura anche a un amore maturo con il mondo, e ha sofferto tanto questa persona. Quindi alla fine io con queste carte qui vedo che settembre ti aprirà nuovi inizi oppure a delle riprese importanti, riprese a livello amoroso importanti, però con un approccio ponderato e attento, paggio di denari, soprattutto per quanto è dalla metà del mese in poi. Perché il 2 di bastoni qua indica delle scelte da fare, nuove possibilità da valutare con attenzione. Il giudizio è una chiamata che ricevi, che ricevi dall'alto e anche nei fatti, a vivere proprio in modo autentico il tuo cuore.
a perdonare o a liberarti da vincoli emotivi. E questo paggio di denari, ripeto, ti porta alla concretezza. Anche se i sentimenti sono profondi, questo mese richiede dei passi misurati, un'apertura graduale, una pazienza, ok? Sì. Vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dice questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dice questa persona. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Ed è di Shakespeare. Questa persona porta un cambiamento radicale in sé. Cambiamento radicale. Cos'altro? Ti sto manifestando. Questa persona vuole manifestare un inizio di successo con te. Ok. Cos'altro? Sei l'unica persona al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Allora, quando l'ho scritto questo oracolo, volevo appunto dire che sai quelle persone con le quali puoi vivere di tutto, e sei autentica, autentico, non ti vergogni di te stessa, di te stesso, cioè non hai giudizi, una persona che non ti giudica in tutto, sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani, c'è grande autenticità, ok? Sì. Guarda, ti faccio le varie differenze per le situazioni specifiche, no? Se hai già qualcuno nel cuore ma non lo senti ancora, qua io vedo un ritorno dal passato o una rivelazione grazie al 6 di coppe e al giudizio. Le carte qua indicano che vecchi legami o dei sentimenti nascosti possono emergere e chiedere chiarezza. L'invito qua è aprirsi con coraggio senza paura di capire che cosa vuole il cuore, cioè apriti con coraggio. Allora, quello che ti voglio dire è apriti con coraggio senza paura di vedere che magari il cuore non vuole più un determinato legame, chiarezza, quindi o riaccendi la storia o la chiudi definitivamente, dipende da quello che vuole il tuo cuore, non aver paura di fare nessuna scelta. Per chi è single qua io vedo che ci sono degli incontri per te trasformativi, arrivano delle persone che hanno chiuso dei percorsi difficili, 10 di spade, il mondo, e c'è la possibilità per te di connessioni molto profonde con queste persone che hanno vissuto negli inferi di Ade. Sì, il paggio dei denari qua mi dice che l'amore si costruisce passo dopo passo. C'è un'energia di crescita esponenziale a livello sentimentale per te. Capire cosa vuoi veramente e muoverti verso relazioni mature. Ricordiamo il Papa qui sotto. Non solo, no, romantiche fantasie, no, relazioni mature. Invece, per chi è già in coppia, questo mese ti chiede equilibrio e chiarezza. Equilibrio e chiarezza. Ci sono dei momenti di confronto, delle rivelazioni importanti con la persona con la quale sei in coppia che rafforzano e chiariscono il rapporto. Il 2 di bastoni qua mi suggerisce delle scelte comuni, pianificare insieme il futuro, costruire stabilità. Se il vostro rapporto è saldo, il mese di settembre rafforza i legami. Se c'è tensione, porta chiarezza e opportunità di rinnovamento. Va bene? Quindi qua io vedo che a livello amoroso settembre è un mese di chiarimenti, dolcezza nostalgica, incontri che chiudono cicli passati e aprono a possibilità nuove, di scelte ponderate e passi concreti verso ciò che il cuore desidera davvero. È un mese di equilibrio tra memoria e novità, tra cuore e ragione. Mi spiego? Io vedo la persona che ti arriva incontro
per farti giusto un quadro di l'energia di chi ti viene incontro, no? Questa persona ha attraversato un momento di cambiamento, di allontanamento del passato, cioè non è una persona superficiale questa, cioè porta con sé delle esperienze emotive importanti qua. Sì, anche qualche dolore che ha dovuto elaborare. Perché questo 10 di spade mostra una fine dolorosissima, un tradimento che ha dovuto subire, oppure un abbandono, una relazione che lo ha segnato profondamente, no? E questo cosa fa? Lo rende molto consapevole di ciò che vuole o non vuole più. E questo mondo ci racconta che nonostante il passato questa persona ha raggiunto una certa completezza interiore, cioè è pronto a chiudere dei vecchi cicli, a imparare dai propri errori, a guardare al futuro con una mente e cuore aperti, no? Cioè è molto matura questa propria persona, pronta a un nuovo inizio emotivo, che per te è un incontro molto significativo. Cioè questa persona qui porta dentro di sé una tensione tra paura e desiderio, vuole aprirsi ma non vuole ripetere vecchie ferite. C'è il bisogno di lasciare andare il passato, ma ci sono ancora tracce di dolore, 10 di spade, no? Però con il mondo sente però anche gioia potenziale e curiosità verso ciò che può nascere nei tuoi confronti. Magari queste cose le avete vissute insieme, se già lo conosci. Le emozioni per questa persona non sono per niente superficiali, sente molto intensamente, ma ha imparato anche a filtrarle con l'esperienza. Mm. Questa persona non ama la superficialità, non ama il gioco, cioè quando si apre lo fa in modo totale e impegnativo. L'incontro con questa persona sarà trasformativo e delicato per te. Sarà un avvicinamento graduale, un muoversi insieme verso nuovi orizzonti emotivi, no? E il 10 di spade suggerisce che ci possono essere dei momenti di tensione tra di voi e rivelazioni. Perché? Per chiarire vecchie ferite o malintesi. È un processo di guarigione reciproca. Il mondo qua ti promette armonia e completamento se entrambi siete aperti e sinceri. Cioè questa relazione può rappresentare un ciclo concluso e un nuovo inizio dove entrambi imparerete a crescere. Va bene? Sì. Ok, penso di avervi detto tutto. Adesso vediamo come cosa ti dicono le carte del drago immaginale per te, dalle quali estrarremo anche il rituale per la buona riuscita. Giove, pianeta dell'espansione che ce l'abbiamo in, ti dico subito, Giove, in Cancro, promuove l'espansione emotiva e la crescita attraverso la famiglia e la casa. Ok, allora, vediamo un po', Giove, il pianeta Giove cosa ti dice? C'è la carta del pianeta Giove cosa ti dice? Eh sì, perché in Cancro l'espansione emotiva, ti ho detto che i sentimenti sono al centro per te, 28. Allora, vado subito sul responso del drago. È il momento di unirti a qualcuno. È il momento di creare alleanze. Da solo non ce la puoi fare. Quindi qua c'è cooperazione. Il rituale per la buona riuscita. Assumi una postura meditativa che ti permetta di tenere la colonna vertebrale dritta. Accendi una candela e ponila di fronte a te. Prima fase. Fissa la fiamma della candela per 5-10 minuti respirando potentemente attraverso la bocca. Tieni lo sguardo immobile sulla fiamma. Potentemente significa il respiro circolare, lo facciamo sempre, no? Nello yoga sciamanico, è questo. Se dopo un certo tempo i tuoi occhi prenderanno a lacrimare un po', non preoccuparti, continua a mantenerli fissi sulla fiamma. Questa pratica, che nello yoga è conosciuta con il nome di Trataka, è utile agli occhi e allo sguardo, potenzia la tua concentrazione e prepara il tuo stato di estasi. Questa è la prima fase. Seconda fase. Continua a respirare profondamente dalla bocca. Chiudi gli occhi.
Immagina di continuare a vedere la fiamma della candela anche ad occhi chiusi. Concentra questa luce nell'area del tuo plesso solare, cioè il terzo chakra, l'ombelico. Carica di energia il tuo terzo chakra fino a vedere la luce trasformarsi in un raggio splendente che si avvolge intorno al tuo corpo, creando un grande uovo luminoso che lo circonda e lo interpenetra, estendendosi a circa 1,5 metri oltre i suoi abituali confini. Pensa di attrarre un alleato, una persona, un evento, uno strumento entro la sfera luminosa. Avvolgi con il fascino di luce che ti rotea intorno il tuo alleato e sentilo dentro di te. Cioè, puoi chiamare qualsiasi alleato, no? Anche un mentore, una figura che stimi, anche trapassata. Che non so, puoi chiamare Gandhi o Rudolf Steiner oppure la Blavatsky, puoi chiamare il maestro Yeshua, Gesù, puoi chiamare qualcuno in vita, cioè chiama il tuo alleato in questo senso. Noi nello yoga sciamanico facciamo spesso questa pratica potentissima. Quando vuoi acquisire il talento, la capacità di qualcuno, chiamalo attraverso un rituale di questo tipo. Chiama la figura, l'immagine, va bene, l'energia, la forza di quella persona. Ok. Poi abbiamo detto seconda fase, terza fase. Ah no, terza no, dopo. Nel profondo del tuo cuore senti il battito del cuore del tuo alleato. Apri il tuo cuore e lascia che non solo il tuo alleato, ma tutto l'universo ti ami e ti aiuti. Permetti all'universo di sostenerti in ciò che sei deciso a compiere. Non opporre resistenza all'aiuto che costantemente ti viene offerto. Semplicemente smetti di opporre resistenza. Imparare a ricevere è un'arte. Cioè, questo è il mese in cui devi imparare a ricevere l'aiuto dall'altro, che è sempre il divino. Imparare a ricevere è un'arte. Noi non possiamo veramente amare fino a che non sappiamo farci amare. Perciò imparare a ricevere è molto importante. Per ricevere bisogna solo cessare di opporre resistenza all'amore e aprire il cuore. Terza fase. Rivolgendoti al tuo alleato, ripeti la seguente formula psichica. Feconda i miei organi, rendi fertile la mia notte e la mia vita. Cioè, questo rituale è potentissimo. Quando lo farete poi mi scriverete. Qualcuno di voi l'ha già fatto, mi ha già scritto. Vi sentirete potentissime o potentissimi. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Mi raccomando, praticate, praticate, praticate e realizzate tutti i vostri obiettivi come stanno facendo migliaia delle nostre sorelle e fratelli grazie alla pratica spirituale, yoga sciamanico e la psicologia immaginale. Detto questo, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!